Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Oggi vi raccontiamo una delle esperienze più divertenti che abbiamo fatto in Thailandia. Si mangia? Come anticipato nel video di Chiang Mai, durante il nostro soggiorno nel nord del paese, ci siamo sbizzarriti a provare diverse esperienze. Oggi vi portiamo alla bellissima Thai Farm Cooking School che si trova a circa 17 km dalla città. È una fattoria biologica che offre corsi di un'intera giornata. Dopo aver prenotato la lezione dall'Italia attraverso il loro sito, una volta arrivati a Chiang Mai ci siamo recati presso la loro sede per saldare il pagamento e soprattutto scegliere i piatti che avremmo poi cucinato. Il giorno successivo un van bianco è venuto a prenderci direttamente in hotel e abbiamo conosciuto quindi la nostra insegnante Vas e gli altri partecipanti, ragazzi provenienti da ogni parte del mondo. Prima tappa, il mercato locale di Ruam Kok. Qui Vas ci ha introdotti alle basi della cucina thailandese, fatta di varie varietà di riso, 1000 varietà di riso, spezie, salse, latte di cocco, frutta, un tripudio di colori, di sapori e di odori che ci ha letteralmente stregati. Dopo questa breve sosta siamo ripartiti alla volta della fattoria attraversando risaie e colline verdissime. Una volta arrivati in fattoria abbiamo indossato il grembiule rosso e un enorme sombrero per seguire Vas nel giardino alla scoperta delle sue meraviglie. Professional. Basilico thai, aglio, lemongrass, piccole melanzane dolci, il kaffir lime che è una specie di piccolo lime dalla buccia molto ruvida e molto spessa, infatti si usa quella nelle ricette, e poi il terribile prezzemolo thailandese. Piccola curiosità, questa foglia o la si ama o la si odia. Un ragazzo del nostro gruppo, infatti un biochimico, ci ha spiegato che a causa di un mutamento genetico alcune persone percepiscono l'odore di questa foglia in maniera gradevole, mentre altre la percepiscono in maniera totalmente opposta, quindi proprio un forte odore sgradevole. Indovinate da che parte eravamo noi? Sembrava di annusare una cimice. Purtroppo sì. Orrendo. È vero. Per fortuna eravamo liberi di scegliere cosa mettere e cosa non mettere nei nostri piatti, quindi noi ovviamente per forza di cose l'abbiamo escluso. Purtroppo, ricordatevi, il prezzemolo thailandese può avere questo forte impatto nel vostro piatto. Finalmente è arrivato il momento di mettersi in gioco. Ci siamo disposti tutti attorno al tavolo di legno che si trovava nella parte esterna della fattoria, che era già stato apparecchiato. C'era un tagliere di legno, un mortaio e alcune spezie che dovevamo utilizzare. Primo compito infatti era preparare da zero la pasta per il curry. Ruben ha scelto quello rosso che è il più piccante, ovviamente. Io ho scelto quello giallo che è la versione meno piccante, poi si poteva anche provare a fare quello fresco, che è quello verde, a partire dalla foglia. Non sembra, ma sminuzzare tutti gli ingredienti, pestarli fino ad ottenere una pasta omogenea non è per nulla una cosa veloce. Subito dopo ci siamo spostati nelle nostre postazioni composte da fornello, pentole, spatole e tutto quanto, e ci siamo messi alla prova cimentandoci nella preparazione del Tom Yum, che è una zuppa assolutamente deliziosa, leggermente piccantina ma anche addolcita col latte di cocco, quindi un mix, che viene poi arricchita con gamberi e cubetti di tofu. Di seguito abbiamo fatto il nostro primo pad thai, che è uno forse dei cibi di strada più famosi della Thailandia. Si tratta di un piatto a base di noodle, uova, gamberi, tofu, pollo, verdure, germogli di soia, salsa di soia, che viene poi servito con una striscia di zucchero di canna, una striscia di fiocchi di peperoncino e arachidi. Volendo poi potete appunto condirlo con le varie polveri. È una cosa strana, sembra strana, ma in realtà è buonissimo, è un mix perfetto. In questo caso la preparazione invece è molto semplice e molto rapida. Si tratta infatti di mettere nel wok gli ingredienti a seconda del tempo di cottura. Qui abbiamo fatto una prima pausa per mangiare tutti insieme il pad thai e raccontarci un po' del nostro viaggio, insomma. Al nostro tavolo casualmente eravamo tutti occidentali, però è stato veramente bello e divertente sedere con persone che provenivano da diversi paesi come l'America, la Francia, la Turchia, la Svizzera, la Germania. Insomma, è stato veramente divertente parlare poi delle nostre avventure in Thailandia. Nel primo pomeriggio ci siamo rimessi al lavoro per portare a termine la seconda parte del nostro menù. Abbiamo preparato delle verdure in stile stir fry, ovvero saltate in padella, da accompagnare al riso bianco che fortunatamente ci avevano già preparato, e al curry che abbiamo fatto noi proprio a partire dalla pasta preparata in precedenza. Il curry thailandese è estremamente cremoso e molto saporito, anche in questo caso si aggiunge il latte di cocco e il risultato è comfort food, è proprio buonissima, ne mangereste tantissime ciotole. Per finire in bellezza, un tipico dolce thailandese a base di banane cotte nel latte di cocco. Una cosa particolare
per Elisa estremamente dolce, ma Troppo? a dire la verità a me è piaciuto un sacco, un sacchissimo, vero no? Sì, grazie al cielo, si è mangiato. Mi sono mangiato anche la sua. Piccola parentesi, se volete potete anche portarvi a casa il cibo che avete cucinato, nel senso, se magari siete pieni e avete mangiato troppo, avete questa possibilità. Devo dire che siamo stati veramente fortunati perché oltre ad aver avuto un'insegnante pazzesca, super Grande divertente, Vas. bravissima, gentilissima, precisa, ha aiutato tutti quanti, oltre a cucinare lei, perché prima cucinava lei e poi cucinavamo noi, abbiamo anche avuto la fortuna di capitare in un gruppo veramente ben formato, ci siamo divertiti, Sì, abbiamo sì. fatto battute, siamo riusciti a comunicare anche appunto provenendo da diverse parti del mondo, e quindi è stata una giornata divertentissima. Alla fine di questa esperienza vi verrà offerta una tazza di tè al lemongrass, che è veramente fresco e buonissimo, e vi verrà regalato un libricino, ovvero un ricettario dove troverete tutte le ricette che avete fatto, anche altre ricette che vengono fatte magari in altre stagioni, in modo che voi possiate riprodurle da casa. È scritto in inglese ma è veramente molto molto semplice e noi vi consigliamo di provare. La cucina Thai ci ha talmente conquistati che come souvenir ci siamo portati a casa degli ingredienti, spezie, insomma, così prese nei vari supermercati o mercati locali per poter replicare, insomma, sperimentare piatti che abbiamo assaggiato là per la prima volta, tra l'altro. In realtà abbiamo già iniziato a sperimentare qualcosa e non è detto che magari potremmo scappa anche... qualche videoricetta magari. sì, esatto, potremmo anche fare qualche videoricetta. Cosa ne pensate voi? Se siete curiosi fatecelo sapere, noi ci sacrificheremo Va per bene, voi. vi aspettiamo nei commenti. Bene, direi che per oggi è tutto. Noi nell'info box vi lasciamo il link al sito della Thai Farm Cooking School in modo da poter leggere, vedere e prenotare. Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!